Argomento del video di oggi, Ducati Street Fighter V4S 2023. Che dire, sembra proprio che la lotta per le massime prestazioni sul segmento Street Fighter o Maxi Naked, chiamiamolo come volete, sia veramente accesissima. È di questi giorni l'arrivo della nuova KTM Super Duke 1290 RR che si piazza in questo segmento. Ho provato non da tanto tempo la BMW M1000R, trovate in descrizione la prova se volete andarvela a vedere, ma Ducati ci tiene a ribadire che in questo segmento è lei che deve dettare legge. Per questo ha lavorato molto sulla Ducati Street Fighter V4 2023. Non c'è più potenza, direi che 208 cavalli possono bastare, ma ci sono tanti interventi derivati direttamente dalla Panigale che portano questa Street Fighter ad essere ancora più incisiva in pista, perché su strada già andava molto bene, tant'è vero che aveva vinto la nostra comparativa, anche quella ve la trovate in descrizione. Adesso siamo qui nel circuito di Andalusia, un circuito bastardissimo vicino ad Almeria, molto complicato per provare la nuova Street Fighter V4 2023, vediamo come andrà a finire. Come vi ho detto nel lancio, la Street Fighter V4 eredita dalla Panigale V4 tutte le nuove caratteristiche sia meccaniche sia soprattutto elettroniche. Per meccaniche cosa intendo? Innanzitutto la posizione di guida che è lievemente differente, nel senso che cambia il serbatoio, ha un litro in più. Purtroppo ve lo dico già, non c'è l'indicatore del livello carburante, che so che è una delle critiche che voi fate sempre, quindi diciamo le sovrastrutture, quelle superiori, sono tutte quelle della Panigale V4S. E cambiano anche soprattutto le sospensioni. Ducati aveva rilevato che la moto sì era super comoda su strada, era anche una moto sufficientemente competitiva in pista, ma volevano andare un pochino oltre anche grazie alla spinta dell'arrivo di nuove concorrenti. Per cui l'hardware delle sospensioni è diventato quello delle Panigale. Hanno tenuto praticamente le molle originali, ma cambiano soprattutto le regolazioni, diciamo, idrauliche, per offrire una finestra più alta a livello di regolazioni quando si deve andare in girare in pista e quindi alzare le performance in circuito, senza però sacrificare quello che è la guida su strada. Noi oggi qui la guideremo solo in pista, per cui sarà bello verificare se su strada effettivamente la Street Fighter non ha perso quello che era un po' il suo punto di forza. Come ho detto, non cambia la potenza, 208 cavalli, non cambia nemmeno la coppia, 123 Nm, e quello che cambia sono tutte la logica di gestione del motore, perché le mappature sono diverse. Arriva una mappatura wet specifica per andare sul bagnato a 165 cavalli e arriva anche la mappatura del motore, il power mode full, quello che è senza filtri praticamente come sulla Panigale V4. Chi vuole provare, si sente particolarmente coraggioso, può usare questo tipo di mappatura. Io credo che oggi qui in questo circuito non la userò perché è molto complicato girarci. Quindi cambiano tutte queste regolazioni e a livello di guida cambia anche il pivot, più alto di 4 mm se non mi sbaglio, non vorrei essere smentito, ma mi sembra che sia di quella entità lì. Il sollevamento del pivot cosa vuol dire? Pivot più alto, moto che si siede meno in accelerazione, quindi tende meno ad impennare, moto più alta, molto più agile all'interno delle curve. Non che mancasse agilità, ma evidentemente Ducati, per dare quel pizzico di sportività in più, ha voluto fare un passo ancora avanti in questo senso. Queste sono più o meno le caratteristiche che sono modificate. Una cosa importante, la forcella sì, è l'hardware della Panigale, ma non è la forcella con escursione da 130 mm che ha la Panigale. Sulla Street Fighter rimane 125 come è sempre stata. Queste sono più o meno le novità. Le tre moto le vedete qui, base, S e SP, che devo dire veramente è una cosa veramente arrogante al 100%. E adesso facciamoci un giro in pista. Eccoci in sella alla Ducati Street Fighter V4 S 2023, quella che proveremo oggi. Che dire, la interfaccia che ci si trova davanti quando si sale in sella alla 23 non è tanto diversa da quella della 22 e della 21, insomma la moto più o meno è la stessa, anche il manubrio è assolutamente lo stesso, le sosipensioni semiattive come ho detto sono quelle nuove, derivate dalla
dalla Panigale, con l'idraulica derivata dalla Panigale. Il manubrio ancora qui si può ruotare di più 3 gradi o meno 3 gradi a seconda che si voglia essere più comodi o più sportivi. Noi oggi lo useremo ruotato verso la moto, quindi indietro, per abbassare un po' la posizione di guida e dare quindi una impostazione più sportiva alla moto. La vera novità è il display che, come potete vedere, recepisce le novità già introdotte sulla Panigale V4S. Tutto ovviamente si comanda tramite il blocchetto di sinistra. Con l'interruttore a sinistra del blocchetto di sinistra, scusate il gioco di parole, si accede alla configurazione dei riding mode. Selezionando riding mode, come potete vedere, cambia anche il display, la strumentazione, dando delle informazioni necessarie. Qui siamo nel riding mode sport. Quando andiamo nel riding mode race invece cambia completamente la grafica ed è più adatta all'utilizzo in circuito, con il lap time, con la marcia inserita bella grossa, il contagiri in alto a barra, lo stesso che uso in MotoGP. La novità è quella come potete vedere, i controlli sulla sinistra, dove c'è controllo di trazione, di impennata, slide control e freno motore, che si possono tutti regolare al volo tramite la pulsantiera a destra del blocchetto di sinistra. Con Enter si seleziona il controllo che si vuole andare ad azionare, quindi scorrendo su e giù si sceglie il controllo, Enter, si entra nel controllo, si aumenta o si diminuisce. Tutto questo può essere fatto a moto ovviamente in movimento. L'altra novità, sempre derivata dalla Panigale, è che quando il controllo entra in azione, il quadrato in cui è inserito il controllo, dove vedete dove c'è scritto DTC o dove c'è scritto DVC, si illumina e rimane acceso per qualche secondo. Questo cosa consente? Consente al pilota di capire esattamente in quella fase di guida che controllo sta entrando, cioè diciamo nelle strumentazioni più semplici lampeggia semplicemente il LED dei controlli, ma non capisci se sta entrando il controllo di trazione o sta entrando l'antiimpennamento. In questo caso, come potete vedere, sono proprio separati e quindi riesci a capire esattamente in quella fase di guida quale controllo sta intervenendo, per poter a tua volta intervenire, alzarlo o abbassarlo a secondo, quindi una regolazione più puntuale. Come potete vedere è comparso l'orologio e, come dicevo, manca ancora la spia, diciamo l'indicatore del livello del carburante. E adesso andiamo a farci un giro in pista con la Street Fighter V4S. Eccoci qua, circuito di Andalusia. Non è ancora finita la giornata, ma manca solo un turno, quindi possiamo tirare le conclusioni di questa giornata che, vi dico, appunto, come vi ho detto, è stata fatta solo in pista. Mi dispiace un po' perché avrei voluto veramente riprovare la Street Fighter V4S su strada, ma ce ne sarà sicuramente occasione. Vedremo anche magari se riusciamo di organizzare una bella comparativa con lei e le sue concorrenti più accreditate. Qui possiamo dire che invece in pista il passo avanti c'è stato. La moto è molto interessante, il circuito è molto interessante perché mette in difficoltà parecchio sia il pilota ma anche le ciclistiche, perché è un po' sconnesso, ci sono saliscendi, curve che chiudono, quindi l'avantreno deve essere un avantreno di cui ti devi fidare, e in tutto questo contesto la Street Fighter, devo dire, ne è uscita veramente alla grande. Alla fine si riesce anche ad andare forte, non forte come Valia, di cui avrete visto magari in giro qualche onboard, ma si riesce ad andare forte divertendosi con la moto, il che non è del tutto scontato con una moto che ha 208 cavalli. Le prestazioni sono davvero molto elevate, ma tutto resta sempre molto gestibile. Il fatto di aver trasportato qui la filosofia della Panigale aiuta questa moto tantissimo ad essere, non dico facile, perché con 208 cavalli facili non si è, ma quantomeno gestibili. Vai sul gas con una facilità davvero incredibile, i controlli lavorano molto bene. Io sono sceso un po' con l'anti-wheelie perché mi divertiva un po' sollevare l'avantreno nei vari scollinamenti, e per far più strada alla moto in uscita di curva. I controlli sono puntuali, sono precisi, non li senti mai intervenire, però la moto rimane sempre molto ben attaccata al terreno. È una naked, va fortissimo, nei cambi di direzione è veramente svelta, però ha sempre un grande appoggio a terra, e anche quando atterra da una lunga magari impennata in accelerazione in uscita di curva, non hai mai movimenti di manubrio. Quindi devo dire che Ducati in questo senso ha alzato l'asticella della sua moto sulle performance in pista. Io non so a quanti di voi andranno a usare la Street Fighter in pista, visto che la protezione è praticamente pari a zero, quindi l'aria ti prende veramente a schiaffi, però detto questo c'è una sportività sicuramente maggiore. Mi piace il nuovo serbatoio, mi piaceva già sulla Panigale, mi piace anche qui perché ti tiene meglio, gestisce meglio la parte
di frenata e di ingresso in piega. Mi piace il manubrio rotato indietro perché mi dà più carico sull'avantreno, quindi sento meglio la moto, che sappiamo non è cortissima di interasse, ma che comunque riesce a essere super maneggevole e avere anche la capacità di chiudere delle curve che qui sono molto complicate, perché ci sono curve con 2-3 raggi che tornano proprio indietro e quindi ingaggi tantissimo l'avantreno per fare rientrare la moto. Le sospensioni sono molto controllate. Io onestamente non sono intervenuto praticamente su nessun tipo di variabile dell'assetto, quindi ho mantenuto, passando dalla mappatura sport alla mappatura race, l'assetto suggerito da Ducati, che è un pochino più morbido magari dello standard, perché qui ci sono tante buche, quindi è meglio che la moto copi abbastanza. Resta una certa rigidità di fondo, ma devo dire mai un nervosismo, quindi la moto a me è piaciuta. Il cambio elettronico molto veloce, deriva dalla Panigale, non niente da dire, sia in salita sia soprattutto in scalata, è uno dei cambi più rapidi di scalata che ci sono. È una moto che, come dire, se la potrà giocare sicuramente in pista, anche con le migliori, quelle che secondo me un tempo la mettevano magari un pochino più in difficoltà. Adesso la bilancia si è un po' parificata in quello, resta da vedere se ha perso o meno la sfruttabilità e il comfort su strada. A livello di motore vi dico già di no, perché il funzionamento sostanzialmente rimane abbastanza invariato. A livello di meccanica, di sospensioni, sarà da verificare. Molto interessante è la gestione dei controlli sul cruscotto on demand, diciamo, mentre stai guidando, cosa che si riesce a fare magari in un rettilineo. Cambiare il controllo di trazione, cambiare l'antimpennamento è una cosa fattibile, quindi molto molto interessante, perché riesce a far vedere bene come lavorano i controlli della moto e riesce a farti intervenire proprio dove tu vuoi andare a intervenire. Una cosa che ho notato è una piccola interferenza tra la mia tuta, che ha delle pieghe, come sapete, la piega della pelle, e il carterino sinistro che protegge un pezzo del telaietto e arriva fino al cilindro. Lì c'è uno spigolino, la tuta mi si agganciava un po'. Per il resto l'ergonomia a me è piaciuta e devo dire che anche in velocità non mi aspettavo una moto così stabile. Sappiamo che le ali fanno tantissimo in questo senso, però qui mi ha abbastanza sorpreso, perché la pista è veramente critica. Se non hai una moto a posto qui veramente non vai, e oggi, oltre ad andare, sono riuscito anche a divertirmi. Questo è più o meno tutto quello che mi sono segnato qui da Almeria sulla nuova Street Fighter V4S. Mi sembra di avervi detto più o meno tutto. Ovviamente non vi avrò detto tutto, perché avrete delle curiosità. Non chiedetemi come va rispetto a una rispetto all'altra, perché per quello ci saranno le comparative. Speriamo di poterlo organizzare molto presto, ma se volete chiedetemelo, ne parliamo sicuramente qua sotto nei commenti. Io vi dico, iscrivetevi al canale perché vogliamo arrivare a 100.000 molto velocemente, e vi aspetto qua sotto nei commenti per parlare della Street Fighter V4S 2023. Noi ci vediamo al prossimo video.